Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione in cui vedremo l'ultimo blocco di tendine, quindi raggiungiamo l'ambiente di inserimento dati, le tendine e in questa lezione ci occuperemo della creazione del corso, dei moduli e degli argomenti. Anche in questo caso lo faremo una volta sola perché poi quando in futuro dovremo andare a fare di nuovo quel corso, richiameremo il corso, i moduli e gli argomenti molto rapidamente. Quindi andiamo qui in corso e qui possiamo inserire i dati relativi al corso, quindi il titolo del corso e i tre docenti. Questo perché? Perché poi quando dalla tendina tipologia corso sceglieremo un tipo di corso, se fai attenzione ai nomi direttore, docente, codocente, se io cambio il corso, questi cambiano automaticamente e questo in virtù di quello che io inserisco qui, cioè il corso con il docente o il direttore o la direttrice, il docente e il codocente. Se non avessi il nome di uno di queste tre persone, di una di queste tre persone, posso aprire qui e andare a inserire la persona come abbiamo visto nella lezione precedente, altrimenti in questa tendina non la trovo. Quindi io ho ipotizzato di inserire i dati relativi ad un corso che poi nelle lezioni in cui andremo in concreto ad inserire un vero e proprio corso per intero andrò a richiamare e li ho segnati qui. Ho ipotizzato di inserire i dati relativi a un corso di danza classica per bambini di 4-5 anni, quindi mi sono fatto questo elenco che ora vado a copiare. Quindi nel titolo del corso, corso danza classica bambini 4-5 anni. Supponiamo che abbia già i docenti, il direttore del corso, il docente, codocente, tutto quello che mi serve, quindi vado ad inserirli. Ovviamente se poi ce ne sono soltanto due, ne inserirò soltanto due e qui posso aggiornare la lista ed uscire. Quindi ho questo corso in memoria. A questo punto vado ad aggiornare la lista. In relazione al corso ovviamente ci sono i moduli, quindi per ogni corso ci sono n moduli e poi per ogni modulo ci saranno n argomenti. Quindi andiamo a inserire i moduli di questo corso. A questo punto, siccome abbiamo inserito il corso dall'altra parte, qui sarà richiamabile quel corso e ora lo troveremo. Eccolo, corso danza classica, bambini 4-5 anni. Andiamo a inserire i tre moduli. Propedeutico 1, corso danza classica propedeutico 2 e corso danza classica propedeutico 3. Anche qui andiamo a chiudere, facciamo l'aggiornamento e adesso ci rimangono da inserire gli argomenti. Quindi andiamo qua giù in basso, quindi corso danza classica. A questo punto abbiamo inserito i moduli e troveremo i moduli qui. Quindi eccolo, propedeutico 1 e andiamo a inserire gli argomenti. Questo è un lavoro che può sembrare al momento lungo, ma che anche se ci impegna per mezz'ora, poi non lo dovremo mai più fare. Quindi qui vado a inserire questo primo argomento, conoscenza del corpo, questo corso propedeutico 1 e inserisco questo argomento, poi vado a prendere spina dorsale, quindi sempre il corso danza classica, propedeutico 1, spina dorsale, allineamento, danza classica, propedeutico 1, allineamento, danza classica, propedeutico 1, rilassamento, propedeutico 1, movimenti curvi, Bans, se si dice così non lo so, propedeutico 1. A questo punto cominciamo con il propedeutico 2, movimenti curvi, quindi il corso è sempre quello, però ora sceglieremo propedeutico 2, movimenti curvi, testa, collo, quindi danza classica, propedeutico
2 collo, danza classica propedeutico 2 arti superiori, e gravità. Cominciamo con l'ultimo modulo, quindi propedeutico 3 direzioni. Corse, camminate, pesante leggero, ora chiaramente qui sono tutti mischiati perché io ho inserito varie tipologie di corsi, però chiaramente se l'agenzia fa determinati corsi di inglese, gli argomenti di inglese saranno sempre quelli, come quelli di spagnolo, più o meno saranno sempre quelli, così come in una scuola di ballo. Quindi pesante leggero, staccato leggero, veloce lento, danza classica propedeutico 3 veloce lento, ecco, abbiamo finito. Qui chiaramente trovi sempre il segno più perché potrebbe mancare un modulo e lo posso andare ad inserire, potrebbe mancare un corso, posso inserire un corso nuovo e posso inserire anche un modulo nuovo. Quindi qui chiudo, vado a fare aggiorna e adesso se io andassi per esempio qui nell'ID2 dove so che non c'è niente nel corso in presenza, posso andare a scrivere, a cercare un argomento di quelli che abbiamo appena inserito. Facciamo aggiorna anche qui, altrimenti non lo trovo. Lo posso anche cercare così, alto-basso, ecco che mi ha trovato l'argomento alto-basso e me lo mette con il propedeutico 3. Comunque ora non inseriamo niente, lo vedremo quando andremo ad inserire i corsi di formazione e quindi quando inseriremo un corso di formazione in blocco da qua su in alto e ci dedicheremo essenzialmente a quello andando a richiamare questi dati che io ho appena inserito ai dati che avevo precedentemente inserito per gli altri corsi che ti ho fatto vedere e che riutilizzerò per far vedere l'inserimento dei dati. Quindi ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!